In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che ho deciso di chiamare Lizzy e che è un'altra maglia fatta con la tecnica granny, ossia due mattonelle che poi vanno cucite tra di loro e si vanno ad aggiungere le maniche. Per poterla realizzare ho utilizzato, lavorandole insieme, due filati che sono l'Alice della Mistrico Filati, che è un 100% microfibra, e il Mohair Lux dell'Adrian Wool, che invece è un misto di acrilico, mohair e lana, è sottilissimo. Ho già lavorato questi due filati insieme, questa volta sono andata con il colore del numero 3 dell'Alice e il colore numero 227 del Mohair Lux. Vi faccio vedere altre combinazioni colori che potete fare. Guardate qui che meraviglia, non si vede tantissimo dalla telecamera ma vi posso assicurare che comunque brilla tantissimo questa maglia. Comunque vi faccio vedere altre combinazioni colori che potete fare. Andiamo prima su dei colori classici da abbinare perché sono tono su tono, come il bianco dell'Alice e il bianco del Mohair Lux, oppure andiamo su questo che invece è il mattonato, dove abbiamo appunto il colore mattone dell'Alice e anche il colore mattone del Mohair Lux. Ma se vi piacciono invece i colori che stacchino tra di loro, vi straconsiglio questa combinazione dove abbiamo il Mohair rosa e l'Alice invece del lillato, questi qua guardate che meraviglia. Ma potete abbinare anche il grigio perla del Mohair con il grigio scuro o il grigio chiaro dell'Alice, e c'è anche la possibilità di farle con la combinazione del colore blu. Come sempre in descrizione vi metto il link al mio sito di entrambi i due filati, in modo tale che possiate scegliere la combinazione che più vi piace. Per quanto riguarda il quantitativo, allora questa è una taglia S e io ho utilizzato 2 gomitoli del Mohair, 5 dell'Alice. Per quanto riguarda una taglia M vi consiglio no scusatemi, 2 del Mohair e 4 dell'Alice. Per quanto riguarda una taglia M vi consiglio sempre 2 del Mohair Lux, invece 5 del colore Alice, mentre per quanto riguarda una taglia L vi consiglio sempre solo 2 gomitoli del Mohair, in quanto io il secondo gomitolo l'ho usato solo per fare la seconda manica. Quindi anche se siete una taglia L, 2 gomitoli del Mohair vanno bene, ma ne dovete prendere 6 dell'Alice. Però per quanto riguarda la taglia L, se dovete allungare vi consiglio di andare a prendere 3 gomitoli del Mohair Lux, perché comunque a me la maglia non è lunghissima, sotto indosso una gonna a vita alta, quindi se la volete fare più lunga vi consiglio 3 Mohair, perché non sono sicurissima che ce la fate solo con 2. Taglia S invece vi dico che se volete allungare la maglia, quindi farla più lunga, in questo caso andate a prendere 5 gomitoli dell'Alice, perché io i 4 gomitoli li ho utilizzati del tutto. Per quanto riguarda la lavorazione, come vi dicevo, sono 2 mattonelle granny che vanno cucite tra di loro e abbiamo questa combinazione di 2 lavorazioni sopra e sotto e ai lati. Io ho preferito metterla così quando sono andata a cucire le 2 mattonelle, quindi con la parte coperta sotto e sopra, perché poi le maniche ho ripreso la stessa lavorazione della parte forata per fare appunto questo effetto che mi piace tantissimo, dove abbiamo parte chiusa e le parti forate, stessa cosa che si vede anche dietro. Detto ciò, è comunque una creazione semplicissima da fare, quindi anche per chi non è esperta vi posso assicurare che è veramente semplice, perché alla fine è un giro che va sempre ripetuto per quando si riguarda le mattonelle, mentre per quanto riguarda la lavorazione delle maniche, anche in quel caso sono 2 giri che vanno sempre ripetuti ma sono uguali, solo che cambia l'inizio e la fine per la chiusura del giro. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate come Elsa Faccio Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia andremo a fare 2 mattonelle granny uguali, una per il davanti e una per il dietro, che però rispetto alle altre volte è una mattonella a 2 punti, però molto semplice da fare, non vi preoccupate, e vi faccio vedere appunto come andarla a realizzare. Allora, io lavorerò insieme 2 filati che sono il Mohair Lux e l'Alice. Io ho scelto questi 2 colori, però come potrete vedere adesso in realtà vi farò vedere un altro tipo di combinazione, dove abbiamo il marrone e sempre il beige del Mohair. Questo perché lavorando questo colore diciamo che non si vede benissimo con lo sfondo bianco che ho sul tavolo, e quindi ho deciso appunto di farvi vedere l'inizio di queste mattonelle mischiando 2 filati di colori diversi, però i filati sono sempre quelli Alice e Mohair Lux. Qui ci sono anche altre combinazioni colori, ma ne potete fare tantissimi. Io sono andata su un colore diciamo comunque neutro, però potete abbinare questi 2 colori per avere uno stacco più bello, oppure andare sempre su un monocolore come questi 2 colori. Però potete anche abbinare i
grigio, oppure uno stacco tra i vari blu che ci sono, sia di Alice che di Mohair Lux, quindi vi potete sbizzarrire a fare la combinazione colori che più vi piace, che sia tono su tono o toni che staccano ma che comunque tra di loro sono veramente ben abbinati. Detto ciò, quindi come vi ho detto, io lavorerò con l'uncinetto, scusatemi, del 5,5 e andiamo appunto a vedere come realizzare questa mattonella. Allora andiamo a fare un anello magico. Inizieremo con, io questi li chiamo giri base, e poi c'è il giro che va sempre ripetuto. Allora, quindi primo giro base, andiamo a realizzare all'interno dell'anello magico 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle di separazione e vado a fare le ultime 2 maglie alte per un totale quindi di 4 gruppi di 2 maglie alte, quindi una, 2, vado a fare una catenella, tiro per chiudere l'anello magico, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare il nostro secondo giro base. Mi tiro un po' la mia asola, entro nell'archetto precedente e vado a fare una catenella e poi chiudo insieme formando così la mia prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nell'archetto successivo e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, ricomincio da capo, vado nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione e di nuovo vado nell'angolo successivo e vado a fare sempre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione e vado a terminare il mio secondo giro base rientrando nel primo archetto iniziale e andando a fare 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, entro nella catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Abbiamo terminato così anche il nostro secondo giro base. A questo punto andiamo a fare il nostro terzo giro base. Ancora tiro l'asola, rientro nell'archetto fatto, andiamo a fare una catenella e poi le unisco insieme. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione e vado nel mio archetto del ventaglio, quindi nel mio angolo, e vado a fare l'angolo. Quindi andiamo a realizzare 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione e vado nel lato, entro nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, mi ritrovo di nuovo nell'angolo e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione e mi trovo nel lato, vado nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, una e 2, catenella di separazione e di nuovo mi trovo nel mio angolo e vado a fare l'angolo. Quindi 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. Scusatemi, devo tirare un po' il filo. Eccomi.
catenella di separazione, mi trovo nell'ultimo archetto e vado a fare 2 maglie alte, una e 2, catenella di separazione, vado nell'archetto iniziale e vado a fare 2 maglie alte, quindi 1 e 2, catenella di separazione, entro nella maglia alta iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ho terminato quindi i miei 3 giri base. Adesso andiamo a fare il giro che va sempre ripetuto e che ci permetterà appunto di avere questo doppio punto nella nostra mattonella. E quindi andiamo a realizzare, mi alzo sempre un po' l'asola, entro dentro, vado a fare una catenella e poi chiudo le maglie alte e le catenelle sulla filo e vado a fare la seconda maglia alta, catenella di separazione, scusate non avevo preso tutti e due i fili, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella successiva e di nuovo 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, vado nell'angolo e vado a fare il mio angolo, quindi 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro, altre 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte, una e 2, una maglia alta nell'archetto di una catenella, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e vado a fare il mio angolo, quindi 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione e adesso mi trovo, come potete vedere, nel lato diciamo di fronte a questo qui, quindi in questo caso vado a fare 2 maglie alte nel primo archetto, una e 2, catenella di separazione, 2 maglie alte nell'archetto successivo, catenella di separazione, andiamo a fare il nostro angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, catenella di separazione e ci troviamo di nuovo dove abbiamo invece le maglie alte normali, quindi nel lato opposto, quindi una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una e 2, una maglia alta nell'archetto, catenella di separazione e vado a terminare il giro facendo sempre 2 maglie alte nel primo archetto del giro, una catenella di separazione, entro nella maglia alta iniziale e vado a fare una maglia bassissima. E adesso si ricomincia sempre a fare questo giro, facciamolo ancora insieme, quindi mi tiro il filo, entro dentro, catenella e poi catenella per chiudere i fili sull'uncinetto, rientro, seconda maglia alta, vado a fare le catenelle di separazione, la catenella di separazione, entro nel primo archetto e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, archetto successivo, catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo 2 maglie alte, una, 2, catenella, archetto successivo, di nuovo 2 maglie alte, una, 2, catenella, vado nel mio angolo e vado a fare il mio angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, una catenella e mi trovo nel lato dove devo fare solo le maglie alte, quindi entro nell'archetto, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2, 3 e 4, una maglia alta nell'archetto, catenella di separazione, vado a fare il mio angolo, quindi 2 maglie alte nell'archetto, una, 2,
2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, e qui invece mi ritrovo di nuovo a dover fare i gruppi di 2 maglie alte, quindi entro nella prima catenella, 2 maglie alte, 1, 2, catenella, entro nel secondo archetto, 2 maglie alte, 1, 2, catenella, entro nell'ultimo archetto e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, vado a fare il mio angolo, quindi di nuovo vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, mi trovo nel lato dove devo fare le maglie alte, quindi entro nel primo archetto, maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 1, 2, 3, 4, una maglia alta nell'archetto di una catenella, catenella di separazione, andiamo a terminare il giro entrando nel primo archetto e facendo 2 maglie alte, catenella, entriamo nella maglia alta iniziale e facciamo una maglia bassissima. Quindi questo è il giro che va sempre ripetuto. Come potete vedere, di qua a questi lati abbiamo la parte forata, da questa parte abbiamo la parte con le maglie alte, quindi la parte piena. Ricordatevi sempre, quando si fa l'angolo si fanno 2 catenelle di separazione, mentre quando si fanno i gruppi di 2 maglie alte si fa una catenella di separazione e i gruppi vanno fatti in ogni archetto di una catenella, mentre quando siamo nei lati con le maglie alte va fatta sempre una catenella, una maglia alta nel primo archetto, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta nell'archetto e catenella di separazione. Ripeto, questo è il giro che va sempre ripetuto. Io alla fine vi dirò quante volte l'ho ripetuto per poter arrivare alla larghezza che mi serve, che deve essere qualche centimetro in più rispetto alle spalle, e vi dirò naturalmente anche per le taglie più grandi poi secondo me quanti giri in più dovreste andare a fare. Una volta poi fatti queste due mattonelle, che devono essere uguali, andremo a cucirle per poter realizzare poi le maniche. Allora, ho terminato la mia prima mattonella, guardate qui che meraviglia. Ho ripetuto il giro fino ad arrivare a un totale di 18 giri, quindi contando anche il centro, quindi l'anello magico, ho un totale di 18 giri, e per me va più che bene perché da lato a lato sono 45 centimetri. Adesso vado a fare anche la seconda mattonella. Per la taglia più grande, mi sono dimenticata di dirvi, io vi consiglio taglia M di arrivare almeno a fare 20 giri totali o anche 21. Per una taglia L consiglio di arrivare a fare 24 giri totali, anche 25. Ricordatevi sempre che la larghezza, quindi da qua a qui, deve essere superiore alle vostre spalle di qualche centimetro, che sia 3-4 centimetri, ma se avete i fianchi più larghi naturalmente dovete andare a fare un po' qualche giro in più. Ho terminato anche la seconda mattonella. Allora, io ho messo la lavorazione forata ai lati, mentre la lavorazione piena è sotto e sopra. Questo perché nell'andare a fare le maniche, che ripeto ancora non so se farò mezze maniche o cioè delle maniche 3/4 o delle maniche lunghe, però per fare le maniche io lavorerò lo stesso motivo forato, quindi è per questo che adesso che andremo a cucire io lascerò appunto lateralmente la parte forata delle mattonelle. Adesso vado a cucire quindi le 2 mattonelle insieme e vi dirò naturalmente quanti centimetri ho cucito sopra e quanti invece sono andate a cucire sotto, lasciando naturalmente lo spazio per poter fare le maniche, e questo varierà a seconda delle della taglia. Allora, sono andata a cucire per le spalle, ho cucito per 7 centimetri, mentre per quanto riguarda di lato ho lasciato liberi circa 16 centimetri e poi sono andata a cucire il resto. 16 centimetri io l'ho lasciati, li ho ottenuti lasciando libero metà del mio angolo, perché la cucitura ho cucito dalle catenelle, quindi qui ho le 2 maglie alte dell'angolo, e poi ho lasciato liberi 6 gruppi di 2 maglie alte sia avanti che dietro, e poi sono andata a cucire
cucire, quindi a me sono 16 centimetri. Io consiglio per una taglia più grande della mia, quindi una taglia M, di fare almeno 17 centimetri e mezzo libero, mentre per una taglia L anche 19 centimetri libero. Naturalmente mettete i marcapunti, provate le due mattonelle e vedete se lo scalfo va bene. Per quanto riguarda invece la cucitura qui in alto, io ho cucito 7 centimetri, consiglio di andare a cucire per almeno 8-9 centimetri una taglia M, 10-11 centimetri una taglia L. Naturalmente dipende sempre dal collo che volete fare. Io non volevo il collo troppo chiuso, quindi per questo ho cucito di meno rispetto al solito. Adesso andiamo a fare le maniche. Per realizzare la manica lavorerò sempre 2 fili insieme e sempre con l'uncinetto del 5,5. Mi aggancio dove ho fatto la cucitura, vedete io cucendo qui si sono formati questi 2 forellini, entro nel primo e vado a fare la mia prima maglia alta, quindi vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, vado nell'archetto successivo che si è formato e vado a fare un'altra maglia alta e poi procedo a lavorare normalmente, quindi catenella, vado nell'archetto successivo, 2 maglie alte, catenella, entro nell'archetto successivo, altri 2 maglie alte, catenella e continuo così quindi per tutto il mio giro, quindi vado sempre a fare 2 maglie alte in ogni archetto di una catenella e le separo poi queste 2 maglie alte dalle successive con una catenella. Continuo quindi a lavorare fino ad arrivare a mettere alla parte alla chiusura del giro, però voglio arrivare un attimo insieme a voi anche con dove ho la cucitura delle spalle, in modo tale da farvi vedere anche qui come vado a lavorare. E in questo caso, arrivata alla cucitura delle spalle, ho fatto la catenella, vado a lavorare una maglia alta nell'archetto prima della cucitura, una maglia alta nell'archetto subito dopo e poi torno a lavorare normalmente, quindi catenella e 2 maglie alte nell'archetto successivo. Vado a terminare il giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare il successivo. Sto per terminare il primo giro e vado a fare, invece di una maglia bassissima, cioè di fare la catenella, entro direttamente nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto ritorno all'interno dell'archetto e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione e poi vado a lavorare come ho lavorato fino adesso, quindi 2 maglie alte nell'archetto di una catenella, catenella di separazione, archetto successivo, 2 maglie alte nell'archetto successivo. Continuo a lavorare così per tutto il secondo giro, vi farò vedere come terminarlo e come riniziare poi il primo giro. Diciamo che la lavorazione è sempre la stessa, cambia soltanto l'inizio e fine giro, in quanto voglio fare in modo che la chiusura e inizio giro non vada in obliquo ma si mantenga in verticale. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto la catenella, entro nell'archetto iniziale e vado a fare un'altra maglia alta, chiudo il giro andando a fare una maglia bassissima nella seconda catenella e poi ricominciamo col primo giro. Vado nell'archetto, maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro, un'altra maglia alta, catenella e poi vado a lavorare normalmente, sempre 2 maglie alte nell'archetto, catenella, 2 maglie alte nell'archetto successivo. Continuo così fino a terminare la lunghezza della mia maglia. Vi dirò naturalmente quante volte sono andata a ripetere i 2 giri. Allora, ho terminato la mia prima manica, sono andata a ripetere i 2 giri per 15 volte e poi nuovamente il primo giro e ho fatto quindi la manica lunga. Adesso vado a fare anche la seconda manica. Allora, ho terminato anche la seconda manica, ho deciso di non allungare sotto perché mi piace la lunghezza che c'è, perché non la volevo lunga, sapete che sono un po' fissata ultimamente con le maglie un po' più corte, però se volete allungarla sotto io vi consiglio di andare a fare giri di maglie alte, perché come potete vedere qui abbiamo appunto le maglie alte, quindi andate a fare giri di maglie alte. Naturalmente qui negli angoli andate a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta dove avete l'archetto, e potete fare naturalmente la lunghezza che vi piace. Detto ciò, anche questa creazione è terminata.